Ok raga, oggi computer alla mano vi spiego come stalkerare al meglio i vostri professori, farlo maledettamente bene e soprattutto a fine video vi dico come mai dovreste farlo. Guardate tutto il video fino alla fine perché tutto avrà un senso. Ipotizziamo che sia il nostro primo giorno di università, non sappiamo niente su un certo professore, ne abbiamo sentito parlare di questo professore che si chiama magari Albert Einstein, ok? È meglio prima prepararsi per sapere chi cavolo stiamo andando a incontrare, di conseguenza andiamo su Scopus, andiamo su Author Search e qui cercare il fantomartico. Vediamo che ce ne compaiono diversi, immaginiamo ovviamente dovremmo aver saputo qualcosa su di lui, per esempio dove insegna in questo caso. Documenti 133 e H-index 44. Se non sapete che cosa significa il numero di citazioni totali, l'H-index e tutti questi valori che trovate sulla destra come first author, last author eccetera, ditemelo che facciamo un altro video su come funziona la scienza, come funziona il mondo delle citazioni e soprattutto l'H-index che è molto interessante. Una volta che siamo entrati sulla sua pagina possiamo andare a vedere tutto su di lui, quando ha iniziato a pubblicare fino a anno in cui ci troviamo oggi, ok? Quindi vedete ogni pubblicazione e tutte le citazioni che ha ricevuto. Possiamo anche ordinare i suoi lavori, per esempio, per lavori più citati e vediamo quali sono i suoi lavori più citati. Questo, per esempio, ci dice qualcosa. Continuiamo così, vogliamo sapere qualcosa su, per esempio, qualche divulgatore italiano molto conosciuto, Bressanini. Dario Bressanini, ce n'è uno solo, non possiamo sbagliare, Università dell'Insubria a Varese, 68 documenti, un H-index di 20. Ipotizziamo di voler sapere in che ambito lavora Bressanini, beh ci basta andare a vedere qui sulla destra e avremo una stima di quelle che sono le sue field, ok? Le sue discipline su cui lavora e pubblica di più. Ovviamente avrà tanti lavori come coautore, ma anche tanti lavori come single author e come last author, ovviamente. Possiamo fare la stessa cosa e vedere, per esempio, i suoi lavori più citati. I suoi lavori più citati sono per esempio questi tre e vediamo come lui quindi lavora sul Monte Carlo Methods. In caso io non sappia niente su questo Monte Carlo Methods potrei andare a googolare e vedere di che cosa si tratta. Continuiamo ad essere curiosi e farci i fatti degli altri. Per esempio Luca Perri ha 25.000 iscritti in questo momento su YouTube e parla di fisica. Andiamo a vedere che cosa fa. Perri Luca, 28 documenti e H-index di 16. Raggi gamma, ok. Osservatorio astronomico di Brera, Merate. Per esempio, nei suoi lavori i primi tre più citati, c'è questo Magic telescopio, ok? Di cui io ovviamente non so niente perché non sono un fisico, però se dovessi avere un colloquio con lui sarebbe interessante che io mi prepari prima per sapere qualcosa su di lui, ok? H-index di 16 comunque. Continuiamo per esempio a studiare qualche divulgatore scientifico. Divagatrice, Beatrice Mautino, andiamo a vedere. Beatrice Mautino, ne trovo una sola con 2 documenti, un H-index di 2, Torino. Probabilmente non fa più ricerca, è diventata solo tra virgolette scrittrice, oppure qui si parla di ricombinanti in Escherichia coli, potrebbe non essere lei. Bisogna in questo caso andare a fare un'analisi più approfondita. Un altro che mi interesserebbe controllare per vedere se ha lavori scientifici e di che tipo è lui Entropy for Life, assolutamente consigliato, video divulgativi veramente fatti bene. Andiamo a vedere se pubblica qualcosa. Giacomo Moro Mauretto. Di Mauretto trovo solo un altro che non è lui, quindi lui non risulta avere pubblicazioni scientifiche. Ok, poi per finire diciamo che io voglio fare tirocinio in biochimica, ok? C'è un certo Mallis al mio dipartimento, vediamo che cosa fa, per esempio, ok? Eccolo qui, sembra anche un H-index basso, considerando la persona che è, dovreste sapere chi è, ok? Aggiusto un po' di citazioni. Giusto un pelo. L'ultimo. Ipotizziamo che io voglio andare a fare tirocinio da lui. H-index di 31, 120 documenti. Che cos'è più citato? Sepsi, patogeni virali, ancora sepsi. E sto guardando Roberto Burioni e qui vedo, per esempio, su che cosa ha lavorato ultimamente come keywords, ok? Quindi in definitiva faccio questo video per dirvi che cosa: quando andate a scegliere il vostro tirocinio, quando andate a parlare con un professore, quando vi muovete all'università, nel momento in cui incontrate un nuovo professore a un corso, andate a vedere che cosa fa, andate a vedere su cosa lavora, in modo da essere preparati nel momento in cui andrete a interagire con lui. Questo è lo stalking che dovete fare, dovete andare a scoprire che ricercatore è, che ricerca fa, e questo davvero vi servirà nel momento in cui dovrete andare a cercare tirocinio per dimostrarvi
preparati al colloquio di tirocinio. Fare un colloquio di tirocinio non è certo come affrontare un colloquio di lavoro, ma se andate a interagire con un professore cercando di entrare nel suo gruppo di ricerca è sempre bene sapere prima, dimostrarsi preparati, sapere su che cosa lavora, ok? Ciao!